Beh, sì, in realtà è magia. Non volevo fare clickbait con il titolo della copertina, lo giuro. Ma il punto è che non si tratta di magia fine a se stessa. C'è una motivazione profonda e provo a spiegartela. Il primo libro fantasy che abbia mai letto è stato Il mago di Terramare, il mago di Earthsea. Poi è stato il turno di qualche libro game e infine sono arrivati Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. A quel punto, inevitabilmente, incappi in quel testo che ogni appassionato di Tolkien prima o poi si sente nominare. Qualcuno addirittura te lo chiede sussurrando: ma tu lo hai letto il Silmarillion? Come se fosse una specie di artefatto proibito o una prova iniziatica. E la verità è che sì, l'ho letto e mi è anche piaciuto. Il problema è che dopo averlo letto succede una cosa strana. Ti rovina Il Signore degli Anelli. Scherzo. In realtà lo migliora. Forse perché da quel momento in poi non riesci più a guardare certe scene allo stesso modo. Se poi guardi film con qualcuno è finita, ti viene immediatamente voglia di fare lo spiegone. Ti ritrovi a voler spiegare perché Shelob abbia così tanto paura della fiala di Galadriel, o vorresti urlare di quanto sia importante e profondo lo scontro fra Gandalf e il Balrog sul ponte di Khazad-dûm, eccetera, eccetera, eccetera. E a quel punto rischi seriamente di diventare insopportabile. Perché ogni scusa è buona. Inizi a parlare a raffica dei Silmaril, degli alberi sacri di Melkor, dei Valar e di guerre avvenute ere geologiche prima degli eventi del film. Ma oggi non voglio fare questo, anche perché se cerchi la pura cronologia o spiegazione degli eventi della Terra di Mezzo di Arda, esistono canali che la conoscono infinitamente meglio di me e che l'hanno sviscerata in ogni dettaglio. Quello che interessa a me è un'altra cosa. Voglio mostrarti 5 momenti che probabilmente hai già visto decine di volte e che grazie ai miti dell'origine acquistano un peso emotivo completamente diverso. Shelob e la fiala di Galadriel. Nel film la scena si presenta in modo lineare. Frodo è intrappolato nell'antro di Shelob, è solo, è terrorizzato. Ricorda il dono di Galadriel, estrae quindi la fiala e improvvisamente la grotta si riempie di luce, costringendo il mostro ad arretrare. Per chi guarda è semplicemente una lampada magica contro una schifezza a forma d'arachnide. I racconti della prima era, però, anche se non ribaltano completamente la prospettiva, di sicuro l'approfondiscono. Quella fiala che Frodo tiene in mano contiene l'acqua che ha raccolto il riflesso della stella di Erendil, il papà di Elrond, ma questa è un'altra storia, nella quale splende il Silmaril. E dentro quel Silmaril vive l'essenza stessa degli alberi sacri di Valinor, le terre immortali degli Elfi. E questi alberi sacri non erano altro che le fonti di luce originali del mondo create prima ancora del Sole e della Luna. In effetti, il Sole e la Luna verranno creati proprio... Sto facendo lo spiegone. Quindi, ritornando a noi, dall'altra parte del tunnel c'è Shelob. Lei non è semplicemente un ragno gigantesco, è la più celebre discendente di Ungoliant, il mostro primordiale che insieme al primo oscuro signore Morgoth o Melkor, che sarebbe, diciamo, il maestro di Sauron, ma anche questa è un'altra storia da spiegone, quindi devo andare avanti,
Insomma, dicevamo, è lo stesso mostro primordiale che insieme al primo Oscuro Signore distrusse quegli alberi sacri di cui parlavamo prima, divorandone la linfa per far sprofondare il mondo nel buio. Quando quindi Frodo solleva la fiala, Shelob non sta scappando da una torcia accecante. Si ritrova davanti, concentrato in un palmo di mano, l'opposto assoluto della sua stirpe, la stessa purezza ancestrale che sua madre ha sempre bramato e odiato allo stesso tempo. In quel momento, dentro ad una caverna dimenticata, riaffiora per un istante una guerra cosmica iniziata all'alba dei tempi. Galadriel e l'anello. Questa è una delle sequenze più potenti dell'intera trilogia. Frodo offre l'unico anello a Galadriel. Lei cambia, la sua voce diventa immensa, la sua figura assume tratti divini e spaventosi. Per un secondo visualizziamo l'oscurità di cui sarebbe capace se accettasse quel potere. Poi quel miraggio oscuro crolla, il respiro torna normale e lei dice: ho superato la prova. Se ti fermi ai film, assisti alla classica tentazione del potere, ma la mitologia dell'origine racconta una cronaca diversa. Galadriel non è sempre stata la figura pacifica e serena che governa a Lothlórien. In gioventù ha vissuto la ribellione degli Elfi contro i Valar, le potenze del mondo, ha attraversato i ghiacci del nord e ha scelto l'esilio volontario. E tra le ragioni che la spinsero a lasciare il paradiso d'oltremare c'era anche una forte ambizione, il desiderio di avere un regno proprio, uno spazio da dominare e un destino da costruire da sola senza sottostare all'autorità delle potenze di Arda. Per 3 ere del mondo, quella sete di dominio è rimasta racchiusa dentro di lei. L'unico anello, quindi, non le sta solo offrendo un potere qualsiasi, le sta sventolando davanti esattamente ciò che lei ha inseguito per millenni: controllo, grandezza, indipendenza assoluta. Quando lo rifiuta, non sta solo vincendo l'avidità del momento, sta rinunciando al sogno che ha battezzato tutta la sua esistenza. È l'atto di umiltà supremo che guarisce la sua antica ferita d'orgoglio. Gandalf e il Balrog. Siamo sul ponte di Khazad Dûm, davanti a uno dei passaggi più iconici della storia non soltanto del Signore degli Anelli, ma proprio del fantasy in generale. Tu non puoi passare. Se non conosci i testi antichi, i racconti antichi contenuti nel Silmarillion, in realtà assisti allo scontro titanico, è vero, perché comunque rimane titanico, però tra un vecchio stregone e un demone fatto di lava e oscurità. Tolkien però sta mettendo in scena qualcosa di molto più profondo. I Balrog non sono animali del sottosuolo, ma Maiar, spiriti angelici primordiali che esistevano prima della creazione, poi corrotti dal primo oscuro signore di cui parlavamo prima. E anche Gandalf è un Maia, Maiar plurale, Maia singolare, inviato nel mondo dai Valar in sembianze mortali, così come lo è Sauron. Sul ponte, quindi, non c'è un eroe contro un mostro, ma 2 potenze divine della stessa identica natura che si affrontano dopo ere di distacco. Quando quindi Gandalf urla «Sono un servitore del fuoco segreto», eccetera eccetera, reggo la fiamma di Anor e bla bla bla, non sta recitando una formula magica. Sta dichiarando di essere un servitore della fiamma imperitura che non è altro che la forza creativa di Eru, che sarebbe, fra virgolette, il vero boss, il vero dio dell'universo di Tolkien. E usa questo potere per contrapporsi a un essere che si è ridotto a marionetta del fuoco oscuro e distruttivo perché distorto dal male.
Su quel ponte di pietra, quindi, si consuma una resa dei conti metafisica tra l'ordine originario del mondo e l'anarchia della sua distruzione. I due si riconoscono, si pesano e i mortali attorno a loro possono solo fuggire, incapaci di comprendere la reale portata di quel duello. Elrond, Aragorn e il peso del sangue. C'è un legame che dopo la lettura del libro diventa quasi doloroso da osservare. È il rapporto tra Elrond e Aragorn. Nei film Elrond viene percepito come il classico padre severo, protettivo, un re elfo con la puzza sotto il naso che teme che sua figlia Arwen stia commettendo un errore enorme legandosi a un mortale destinato a invecchiare e morire. Ma la prospettiva cambia radicalmente quando scavi nelle origini della loro stirpe. Elrond aveva un fratello gemello, Elros. Alla fine della prima era, agli albori del mondo, ai due fratelli fu concessa una scelta: decidere a quale razza appartenere. Elrond scelse l'immortalità degli Elfi. Elros scelse il destino degli uomini, divenne il primo re dei mortali e dopo una vita gloriosa andò incontro alla morte. Da quel fratello, dopo migliaia di anni e circa 60 generazioni, discende in linea diretta, guarda caso, proprio Aragorn. Pensa a cosa provi in quel momento Elrond. Quando guarda Aragorn, non sta semplicemente osservando un redivivo re degli umani o un estraneo di passaggio. Sta guardando l'ultimo discendente diretto di suo fratello. Vede nei suoi tratti l'eco della sua stessa famiglia ferita dal tempo. Ma lo strazio vero arriva quando Elrond si accorge che sua figlia Arwen è innamorata di Aragorn. Capisce che la ragazza sta per compiere la stessa identica scelta che fece suo zio Elros millenni prima, ossia rinunciare all'immortalità. Per Elrond non si tratta quindi di testardaggine o di un pregiudizio paterno. È il cerchio del destino che si chiude sulla sua dinastia in modo non propriamente simpatico. Aragorn e la canzone di Beren e Lúthien. Il peso di questo destino tragico si manifesta nella versione estesa della Compagnia dell'Anello del primo film. Durante la notte verso Gran Burrone, Frodo si sveglia e sente Aragorn che canta da solo, in elfico, una melodia struggente. Alla domanda su chi sia il soggetto di quei versi, Aragorn risponde che narrano di una donna elfa che rinunciò all'immortalità per amore di un uomo. Quella che Aragorn sussurra attorno al fuoco è la cronaca di Beren e Lúthien, il nucleo emotivo di tutta l'opera di Tolkien. Lúthien fu la prima a compiere il sacrificio supremo. Commosse Mandos, uno dei Valar, giudice dei morti, e scelse di strapparsi l'immortalità di dosso pur di non essere separata dal suo amore mortale oltre i confini della vita. Da quell'unione primordiale ebbero origini le due stirpi che migliaia di anni dopo si sarebbero ricongiunte proprio in Aragorn e Arwen. Quando quindi quest'ultimo intona quei versi, non sta rievocando una leggenda per passare il tempo. Sta in realtà contemplando il proprio futuro ed è schiacciato dal senso di colpa. Sa che Arwen somiglia in modo impressionante a Lúthien. Sa che amarla significa condannarla a percorrere lo stesso, identico sentiero del dolore, costringendola a rinunciare all'eternità per legarsi a un uomo destinato comunque a morire molto prima di lei. Ogni singola parola di quel canto antico non guarda al passato, ma descrive
il presente. Vedi quella melodia cantata da Aragorn nel buio? A ben guardare non è solo una traccia del passato, è un filo invisibile che lega un accampamento della Terza Era all'alba dei tempi. Ed è proprio questo il segreto di Tolkien. Il motivo per cui i suoi scritti continuano a parlarci a distanza di così tanti anni. Le sue narrazioni possiedono vere e proprie profondità geologiche. Sotto la superficie del racconto niente è lasciato al caso. Una luce non è mai soltanto una luce, un mostro non è mai soltanto un mostro e una canzone non è mai soltanto una canzone. Scavi un po' e trovi una trama. Scavi ancora e incontri il mito. Scendi più a fondo e ti ritrovi a toccare l'origine stessa del mondo. E una volta scoperte certe connessioni, è praticamente impossibile tornare indietro. I racconti degli inizi non rendono il Signore degli Anelli più complicato, lo rendono immensamente più profondo. Questo era un nuovo episodio dell'Oscillatore Mentale e noi ci vediamo alla prossima frequenza.